Sembra tipo una ricottina, guarda che bella che è. Queste qui non so cosa siano. Bucce d'arancia. Arancia. It's not a game, it's a rich thing. Ciao ragazzi, buongiorno! Stiamo andando, anzi siamo nell'Appennino tosco-emiliano per portarvi a mangiare in una cacio-osteria. Adesso vedete che posticino. Siamo giunti in quel di Havana, stavo per dire Sambuca Pistoiese, ma quello è il comune. Là c'è il mostrino, adesso ci dirigiamo verso... Ora andiamo verso la caccia osteria. Io sono curioso perché, a parte che ho una fame, sono un amante dei formaggi e voglio vedere cosa mi aspetta questo giro. Qui tra l'altro abita anche Francesco Guccini e si narra che alle volte si possa anche beccare in cacciosteria. Non saremo così fortunati, però... Gucciniana, non sarà mica per caso... legata a Guccini? Chissà. Un saluto ad Albert, perché gli portiamo il video a casa e lo facciamo vedere. Vabbè, uomo in costo. Piccolo contrordine, il Tom Tom ci dava già l'arrivo ma non era vero niente, era prima, non so perché ce l'ha dato lui, quindi adesso stiamo tornando indietro. Com'è che mi fa sempre aspettare così tanto prima di riuscire a entrare nel locale? Disse quello che ci mette 20 minuti a farsi una doccia, ma va bene. Praticamente eravamo 1 chilometro prima, in teoria comunque dovremmo essere nel posto giusto. Ho preso un mezzo rosso di sangue, dovrebbe essere un Chianti questo. Tra l'altro è quello della casa. È un Chianti giovane perché sa ancora anche di mosto e c'è un principio di ciliegia, però questo dovrebbe maturare ancora un po'. Abbiamo preso il gioco dell'oca, che è questo, che è una selezione di salumi d'oca. Tra la signora non ci ha spiegato una mazza, quindi vi diremo a sensazione che cosa stiamo mangiando. Il Monster, vabbè, il Monster ve lo dice dopo. Allora, questo è affumicato e questa parte grassa, che sembrerebbe che ce ne sia troppa, in realtà si scioglie come se non avesse consistenza, sembra quasi lardo come cosa, cioè non è né nervoso né duro ed ha una leggera affumicatura a legno, è una roba spettacolare. Proseguiamo con questo che a prenderlo su, anche questo è di un tenero che non ve lo riesco a spiegare, sono tutti morbidissimi come... Sono tutti uno più stupefacente dell'altro. Questo è cioè di fibroso come può essere magari una fetta di prosciutto crudo, qualcosa che non c'è niente. Sono tutti quasi cremosi in bocca. Questo non è molto saporito, simile forse a un prosciutto crudo, ma ha un sapore molto più delicato, è più grasso. Poi abbiamo questa che sembrerebbe una mortadella di oca. Vedete che c'è anche il pistacchio.
Da bolognese, qualcosa di mortadella so. Ha la consistenza identica, si sente forse un po' più la parte di macinatura, ha un sapore più delicato rispetto a quella classica, si sente il pepe, si sente il pistacchio. Poi alla fine c'è quest'altro che io suppongo essere una roba tipo un prosciutto cotto, possiamo dire. È come un prosciutto cotto, ha la medesima identica consistenza, fatti a regola d'arte, non pensavo fossero così buoni. Il Monster sta continuando a fissare il suo piatto di formaggi, adesso ve li facciamo vedere. Finalmente arriviamo al mio piatto di formaggi. Questa qui è una selezione di formaggi Zumo che, se non mi ricordo male, hanno detto che è il selezionatore. Qua c'è una marmellata di fichi, sembra tipo una ricottina, guarda che bella che è. Buccia d'arancia. Arancia. Si sente l'acido, ma sembra una ricotta. L'arancio è la prima volta che lo sento. Il Monster mi ha detto lo vuoi assaggiare? Ho detto perché no? E dopo è già il secondo. Sa di latte, beh, è un po' acidino, sembra l'acidità dello yogurt per capirci, quindi molto leggera, ed è bilanciata dalla scorza di arancia che è candita, è una bomba. Sembra tipo il brie, sono tutte quante delle bucce edibili, le potete mangiare tranquillamente. Delicato e leggermente salatino. Io ne mangerei mezzo chilo per ogni pezzo. E un altro formaggino con una consistenza media, sembrano tipo degli Asiago, ecco, una cosa così. E questo classico erbolinato tipo gorgonzola, vedi, cremoso e con poca muffa. Meglio. Le ghiandoline del gusto sparano fuori. Ecco, questo proprio è l'ultimo che dovete mangiare, è proprio il gorgonzola classico. Non c'è della capra, è tutta buca. C'è un profumo di bufala che voi non potete capire. Sono nudi di ricotta di bufala su pesto loro della cacciosteria, perché hanno spiegato che è senza aglio, quindi non è proprio il pesto quello genovese canonico. Rispetto agli nudi quelli classici toscani, che sono, sapete, con la ricotta ma anche con gli spinaci, questi invece li hanno fatti solo di ricotta a vedersi, hanno messo sotto questo pesto che evidentemente ha il compito di esaltarne il sapore. Sono di un soffice, guardate che roba, cioè già a vederlo così è qualcosa di poetico. Un unico aggettivo: scioglievolezza. È come avere una delle migliori ricotte che voi abbiate mangiato nella vostra vita, la mettete in bocca, è una crema, una cosa, non sono un po' troppo vicino, vado un po' in là per piacere. E vi dico, il fatto che il basilico non abbia l'aglio è secondo me studiato apposta, perché l'aglio sarebbe stato troppo invasivo con il sapore delicato della ricotta di bufala. Un piatto azzeccatissimo. Questo dovrebbe essere un tortello di gorgonzola, se non mi ricordo male. Sono tortelloni di ricotta di bufala con lo shire, Shai de con l'inglese. La pasta è callosa, ben cotta, al punto giusto, e il formaggio si sente molto spiccato, ben fatto, con questo sapore intenso. Questo l'ho detto proprio come il boss. È veramente buono, è profumato, molto intenso e assomiglia a gorgonzola di sapore, un pelino meno piccante, meno spiccato, però è come se fosse un gorgonzola. Senti in bocca come persiste questo sapore, arriva dopo. Non ve lo sto neanche a dire che l'olio che hanno usato per questo pesto è una roba commovente.
Ormai se ci seguite da un po' lo sapete che io ho un debolissimo per il pane. Questo è pane toscano ed è uno dei miei pani preferiti insieme al pane quello che fanno nell'Appennino nostro emiliano. È quello che mi ricorda le gite che facevo da piccola la domenica con i miei genitori. Ciao papi, ciao mami. E andavamo a prenderlo nella prima panetteria che trovavamo in Appennino con 2 affettati e poi a mezzogiorno si andava a fare le passeggiate nei boschi, nelle cose, si mangiava così. Mi sono un po' vergognato perché dopo a un certo punto c'è stato il proprietario che mi ha chiesto caffè o dolce e io gli ho detto filetto, caccio osteria. Questo deve essere tipo Timo. Il timo masticato, ragazzi, non fatelo, mi rimane in bocca questo sapore balsamico tipo avere 10 foglie di salvia. Torniamo qua a noi. È perfetta la cottura al sangue di questa e io procedo. Non so se sia il fatto che siano toscani, è galattica, cosa devo dire. La vedete quanto è morbida? Poi normalmente il filetto è sempre un pelino più piccolo, invece qua è generoso. Sembra sempre delle prese in giro, ma noi quello che mangiamo vi diciamo effettivamente come lo troviamo. Credo che questo sia forse, se non il miglior pezzo di carne che io abbia mangiato in vita mia, è sicuramente nei primi 3. È una roba, cioè è da provare. No, questo... è la mia. Avevo detto che non mi ci stava più niente, però oggettivamente è una cosa sconvolgente, ragazzi. Questo non si scioglie in bocca di più, ma poi il sapore della grigliatura, fantastico. Ragazzi, siamo usciti, era buono pure il caffè, una roba fantastica. Spesa 70 euro e qua ci dobbiamo ritornare. Un'ultima cosa da dire, la selezione Zummo, il nome del proprietario. Beh, ha fatto il furbo, ha detto se per caso non vi piaceva, esatto, non stavo zitto. Non lo sapevo, invece è lui. I formaggi arrivano da tutto il mondo, praticamente ce ne sono di spagnoli, di italiani, di francesi, un po' da tutte le parti, e dobbiamo dire che questo posto vale veramente anche il viaggio. Il Monster mi ha già abbandonata, me ne vado. E con ancora un paio di scorci del nostro Appennino tosco emiliano vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima settimana con altri 2 video. Fai ciao Monster ai ragazzi. Sketch! Ah no, com'era?